In questo video rispondo ad una domanda di Riccardo, ma più che una risposta è un vero e proprio tutorial, perché Riccardo mi dice: ho appena ricevuto un sostanzioso ordine da parte tua. Grazie Riccardo. Tra i vari articoli ho acquistato anche il filo in poliestere. Vorrei, se possibile, che tu mi facessi cortesemente un video dell'utilizzo riguardo il filo in poliestere. Andiamo a vedere, perché in questo video non solo ti faccio un video sull'utilizzo, ti faccio vedere un paio di nodi, parliamo del sabiki, parliamo di un modo alternativo per utilizzare il poliestere. Ma lo vediamo subito. Prima però, se ancora non l'hai fatto, seguimi, iscriviti al canale, spunta la campanella per ricevere il prossimo video, che sarà una figata, te lo dico alla fine di questo. Non andare avanti, guardatelo. Il prossimo sarà veramente una figata, sarà con un super campione di pesca. E andiamoci fuori da questo video, dai, vediamo a cosa serve il filo in poliestere. Allora, come detto già in partenza, io al momento utilizzo questo qui. Per questo video sto utilizzando un poliestere nero, ancora meglio perché almeno siamo a contrasto con il fondo. La colorazione del poliestere fa veramente poca importanza, dato che questo viene utilizzato per creare dei bracciolini che vanno dai 3, 5, 7 cm, quasi sempre totalmente coperti con l'esca. Tra poco vedremo anche un esempio di lenza. Ha una particolarità: la prima è quella di non avere elasticità, zero elasticità. La seconda è che è molto rigido, è veramente rigido come filo. Questo fa sì che quando si realizza un bracciolino laterale su una linea rimanga veramente lateralmente rigido, e questa rigidità molto nervosa in fase di recupero su sabbia fa creare all'esca da delle vibrazioni particolari. Tant'è vero che questo materiale, oltre ad essere rigido, difficilmente ingroviglia. È vero che i braccioli sono molto corti, ma adesso vi faccio vedere una cosa. Adesso proviamo a incartare, a cartocciare questo poliestere per un po', renderlo quasi inutilizzabile. Eccolo, diciamo che in questo caso un nylon sarebbe inutilizzabile. Poi, se viene stirato, avendo zero elasticità, riportato a posto, eccolo qui, perfetto. Viene utilizzato principalmente per braccioli laterali, essendo un filo che arriva dal Giappone, ha delle misure giapponesi. La 2, tra l'altro qui c'è anche la traduzione in millimetri. La misura 2 equivale a un 23,5, poi c'è la 1,5, la 1,7, la 1,2. C'è comunque sul sito la tabella di conversione. Adesso vediamo come legare un amo con il poliestere, e qui io ho preso degli ami. Ho preso un Aberdeen, un 1001 Kita, che è una sorta di Aberdeen utilizzatissimo. Non è proprio un Aberdeen puro, è una sorta di Aberdeen con una punta leggermente un po' più chiusa, leggermente storto, a paletta. Viene utilizzato molto anche per creare questi bracciolini. Un amo Crystal, ho un bel basso qui, la serie 243, un classico Crystal. Andiamolo a vedere da vicino. Il Crystal è una delle forme più utilizzate per questo tipo di pesca. Punta stretta, chiusa, gap chiuso, e sale su con paletta posteriore, anche in questo caso paletta. E poi ho portato un terzo amo. Sono 3 esempi, ma ce ne sono molti altri. Un terzo amo, sempre un bed bass, in questo caso il 311. Un ometto tra l'altro che io vi consiglio di provare una via di mezzo tra un Aberdeen e un Crystal, molto sottile, un'ottima punta, storto, punta storta, ma con micro occhiellino, attenzione, leggermente divergente indietro. Ora, gli ami preferibili da utilizzare per questa pesca sono gli ami a paletta, perché a differenza dell'amo d'occhiello, l'amo a paletta ti mette l'amo perfettamente in linea con il filo, perché lo va a legare sul gambo. E dato che il bracciolino è corto, dobbiamo avere questo bracciolo laterale e l'amo perfettamente in linea.
L'occhiellino, se legato con un nodo tipo uni, clinch, direttamente passando il filo nell'occhiellino, c'è il rischio che l'amo si possa comunque girare sull'occhiello. Però vi faccio vedere perché ho scelto anche questo amo, il 311, che è un occhiello divergente indietro, per utilizzarlo come amo da legare a paletta passando il filo nell'occhiello. Ora vediamo, tanto per iniziare, un nodo da fare utilizzando il poliestere su un amo a paletta, ed è un nodo che ho già fatto vedere in altre occasioni, che ha una particolarità. Ti mette il baffetto verso l'alto e quindi non dà problemi nell'inserimento dell'esca, perché gran parte dei nodi su ami a paletta ti lasciano il baffetto verso la curva dell'amo, e quando vai a inserire l'esca, specialmente in questa tecnica molti ne inseriscono a mano, dà problemi. Poi sono problemi risolvibili perché molti tagliano il baffetto a zero, mettono una puntina di resina, li vedremo anche quello, o di smalto. Però intanto ti faccio vedere questo nodo molto carino. Per realizzare questo nodo devi già avere il bracciolo tagliato. Dal momento in cui noi stiamo utilizzando un poliestere, significa che stiamo facendo dei braccioli veramente corti, quindi possiamo tagliarne un pezzettino e iniziare a fare questo nodo. Pieghiamo il filo in due. Di qua abbiamo i due baffetti e ne lasciamo uno più lungo e uno più corto, perché poi ci servirà per individuare qual è che dobbiamo tirare prima. Quindi mettendone uno più lungo e uno più corto sappiamo che sono differenti. Mettiamo l'amo, appoggiamo l'amo con la paletta in corrispondenza dei due baffetti, in questo caso così, tenendo con i polpastrelli la curva dell'amo e i due fili. Qui a questo punto ho baffetto 1, baffetto 2 e paletta. Ora prendo uno dei due capi, prima vedo quale ho preso, è quello che corrisponde al filo più lungo, torno indietro e giro tornando dal basso verso l'alto. 2, 3, 4, 5, 6, 7 spire, ne possiamo fare anche di più. Tiro adesso prima il filo corto, il baffetto corto, se ho girato quello lungo, e mi vado a tirare tutto questo filo, eccolo qui, tutto. Adesso tiro anche il corto per andare a serrare un nodo, di cui faccio vedere, eccola qua, per andare a serrare questa piccola asolina che ho sotto i polpastrelli. Ora tiro il corto, che adesso era quello lungo di prima, il nodo si serra e questo è il nodo chiuso. Avvicino adesso il nodo imbattuto alla paletta, lasciando il capo lungo, quello che poi andrò a legare lateralmente al sabbichi, in corrispondenza e imbattuta sulla parte interna della paletta. Tiro su il nodo, lo mando in battuta, nodo pronto, filo interno, e questo come baffetto lo lascio leggermente corto da ferma esca. Abbiamo realizzato un bracciolino, guardate la rigidità, lo sto tenendo in verticale da sotto, ecco il poliestere. Questa è la lunghezza media di un bracciolo laterale da sabbichi, ma non tagliamo qua, perché poi a fine di questo video andremo a vedere anche la realizzazione di un nodo sabbichi e come agganciare un bracciolino laterale. Adesso però prima passiamo al nodo utilizzando l'occhiello di questi ami. Passo il filo all'interno dell'occhiello, qua, da dentro a fuori, e qui posso tranquillamente realizzare un nodo classico, il nodo più classico che esiste degli ami a paletta, che attenzione non è lo snelling, nonostante oggi tutti predicano lo snelling sull'amo a paletta, anche io perché è un gran nodo, però questo è generalmente il nodo che tutti impariamo a fare inizialmente. Serro il nodo, lo porto in battuta e taglio il baffetto. A questo punto, in questo caso, attenzione, ho il baffetto
verso il basso, che potrebbe essere un problema nel momento in cui vado a tirare sull'esca, e infatti in questi casi si utilizza spesso una resina che si mette qui e si asciuga con la torcetta OV, e lo vedremo subito, per creare una sorta di goccia lucida, liscia e attrattiva che aiuta a far salire l'esca e evita che questo baffettino possa mettersi diagonale e interferire nell'innesco, nel passaggio dell'esca. Ora vediamo la resina. Nel frattempo vediamo che però, nonostante l'amo è ad occhiello, in questo modo abbiamo l'assetto del filo come una mappaletta e appoggiato internamente come fosse una paletta, perché siamo entrati proprio passando per l'occhiello. Male che vada, l'amo si dovesse storcere, si storce in questo modo leggermente interno, che rimane anche più autoferrante nel momento in cui andiamo a tirare, perché con il filo interno andiamo a tirare in questo modo, l'amo ruota e penetra ancora di più. Vediamo ora come sistemare questo baffettino utilizzando la resina UV. Prendo la resina, ne metto una piccola goccetta, pochissima, quanto basta, ok, è molto densa, la tengo prima un po' verso il basso in modo che mi scende. Devo comunque creare una goccia, un invito. Quando vedo che è pronta la goccia vado ad accendere la UV e vado a catalizzarla. All'interno della goccia, eccolo lì, c'è il baffetto inglobato nella goccia. Ora asciutta, eccola qua, resina UV che ha creato questa goccia, questo invito liscio che nel momento in cui vado a girare l'esca mi aiuta a farla passare. Tra l'altro questa gocciolina è fosforescente. Ora cerchiamo di guardarla al buio. Adesso facciamo la simulazione dell'aggancio del bracciolo laterale, molto nervoso, su una linea Sabiki. La linea Sabiki, come ho detto all'inizio, è fatta con un fluorocarbon. Si vede poco, lo so, ma tanto questo è un video che stiamo dedicando soprattutto all'utilizzo del poliestere. Qui mi prendo sempre la solita ruzzola e io mi preparo il nodo sempre utilizzando un piccolo, questo è la bacchetta che è sopra ai galleggianti che montano lo Starlight piccolo. Mi sono preparato una basetta con questo piccolo cilindretto dove andrò a prestringere il mio nodo Sabiki, poi tiro fuori e inserisco all'interno dello spazio il bracciolo. Qui ho il fluorocarbon, nodo Sabiki, ti lascio il link in descrizione a seconda di dove stai guardando questo video, perché trovi il tutorial per realizzarlo. Mi preparo il nodo, lo vado a stringere qui, questo è il nodo prima di serrarlo, ecco, all'interno. Ora qui ci passo il bracciolo, passo il bracciolo all'interno, decido quanto deve essere lungo il bracciolo laterale. In questo caso ho deciso che saranno questi 7 cm circa, quindi vado a stringere non tutto il nodo e da qui tiro, tac, tac, botta secca. Si vede il nodo perfettamente riuscito da due cose. La prima è che fa un click, già lo spiego nel mio video tutorial del nodo Sabiki. La seconda è che tutti e due i capi vanno da una parte. Quale tagliamo dei due?
ovviamente è una battuta, ecco qui, e qui possiamo vedere l'efficacia di un bracciolo laterale realizzato con poliestere, la rigidità, perché questo viene recuperato a terra e quindi non si deve piegare su se stesso con rischio di groviglia, rimane sempre laterale e molto nervoso. Allora, abbiamo visto sostanzialmente a cosa serve il filo in poliestere. Ripeto, ho fatto vedere un filo in poliestere nero anche per un contrasto video, sono disponibili anche nella versione clear, rosa, ma fa poco testo il colore, perché tanto è un bracciolino corto che va coperto totalmente con l'esca. E grazie appunto alla spiegazione di come posso utilizzare il filo in poliestere abbiamo visto anche un paio di nodi utilizzando un amo a paletta, un amo ad occhiello. Non sono gli unici due nodi, ne abbiamo visti un paio, abbiamo visto il nodo Sabiki, ma per il nodo Sabiki qua trovi il video dove te lo faccio vedere nel dettaglio, è tra i video più visti proprio sul nodo Sabiki, e poi parleremo ancora di come costruire le lenze. Però ti ho fatto una promessa e ti ho detto che oltre a dirti come utilizzare il poliestere, che è l'utilizzo primario, che è quello del bracciolino corto, c'era anche un altro sistema, che è questo. Il poliestere è ottimo anche per realizzare le vipere. Cos'è una vipera? È il bracciolo finale che si utilizza doppio amo, due esche uguali o due esche diverse, ottimo col poliestere perché rimane molto rigido, ma di questo però non te ne parlo adesso, ora ti ho dato l'input, te ne parlo nel prossimo video, perché la vipera a me l'ha insegnata uno dei più grandi pescatori che abbiamo in Italia di surfcasting, ma non solo a livello italiano, ma a livello internazionale, che è il mitico Lino Materazzo. E infatti proprio con lui, qui dove sto registrando adesso, abbiamo fatto un video dove Lino stesso ci spiega come realizzare la vipera, come prima che esistessero gli accessorietti, tutte queste cose, ci fa vedere come lui l'ha sempre realizzata. Poi io aggiungerò delle varianti, però ce lo vediamo nel prossimo video perché è veramente interessante. Tra l'altro la vipera con l'avvento del Java Style e del Sabiki è tornata alla grande perché c'è questo utilizzo ibrido con vipera in fondo, bracciolino laterale, ne parleremo anche là, dai, insomma, però hai capito che ci possiamo fare più di qualcosa con il poliestere, mischiando surf Japan. E se questa risposta ti è piaciuta, comunicalo, come ho detto, comunicamelo, mettimi un like, seguimi se mi stai guardando su Instagram, su Reel, su TikTok, da qualunque parte, oppure iscriviti al canale se lo stai guardando su YouTube, spunta la campanella, mi raccomando, così quando uscirà il video della vipera verrai avvisato. Noi ci vediamo al prossimo video. Aspetta, perché se invece hai domande da farmi, mettile qua, c'è il modulo, i consigli del surfcasting di Andrea, che sono io. Ciao!